L'immagine di una maglia accostata al giocatore è uno dei motivi principali con i quali le scelgo, perché hanno creato i miei ricordi. E anche se il giocatore ha indossato o ha vinto con maglie diverse, per me l'immagine rimarrà una ed una soltanto. Ogni episodio si adatterà alla divisa, al tipo di storia o al personaggio. Detto questo, cominciamo. Ciccione era il termine per definire il giovane Chuck, all'anagrafe Charles Wade Barkley. Sì, perché il ragazzotto timido e maturo, cresciuto a Leeds, un paesino dell'Alabama, senza un padre e con una madre che faceva 2 lavori per mantenere i suoi 3 figli, era alto 1,80 e arrivava al quintale di peso, fino all'ultima estate dell'ultimo anno di high school, quando crebbe di 15 cm ed entrò a far parte del quintetto della scuola. In rapporto all'altezza crebbe però anche il peso e all'università di Auburn, a 2 passi da Leeds, raggiunse i 140 kg e il coach Sonny Smith glielo faceva notare senza giri di parole. In effetti, ordinare la pizza mentre sei in panchina durante un match non lascia molte scuse. La cosa che stupiva tutti era che nonostante la mole, Charles andava come il vento e a rimbalzo era il dominatore. Round Mound of Rebound, l'ammasso rotondo del rimbalzo, per dirlo con parole carine. Questo nuovo personaggio che veniva formandosi formò anche un nuovo carattere. E il Barkley schivo si sentiva sempre più a suo agio sotto i riflettori e il Barkley silenzioso iniziò a parlare per non smetterla mai più. The undeniable passion, the love for someone or something. You're Charles Barkley. Quinta scelta dei 76ers al draft del 1984. Entra a far parte di una squadra niente male, con Julius Erving e Moses Malone su tutti. Squadra che aveva vinto il titolo l'anno precedente. Charles ha proprio Malone come mentore, che gli farà capire quanto conta il duro lavoro, soprattutto adesso che è tra i professionisti. È un ragazzo intelligente e il suo animo ribelle non può avere il sopravvento sulla sua voglia di vincere, una necessità, un'ossessione. A Philadelphia sta 8 anni, in cui consegue una doppia di media. È tra i più forti della Lega. Arriva un anno alle finali di conference, ma ha attorno una squadra che non lo segue. E nel suo ultimo anno la sua sincerità sarà un'arma a doppio taglio, come spesso gli è capitato. You want to stay with this team? I just want to win, man. I just want to win. Una sera un tifoso lo insultò pesantemente e lui reagì distinto sputando, colpendo però una bambina lì accanto. E tutto l'ambiente che lo adorava si ritorse contro e con il suo carattere la situazione non fece altro che infiammarsi. 1992. Era ora di cambiare aria. Quell'estate fece da spartiacque l'avventura, che avremo tempo di raccontare meglio, del Dream Team, in cui Charles, in mezzo a dei del basket, non sfigurava per niente. Anzi, fu il top scorer di quella nazionale. Ma quell'estate tutto il mondo cominciò a conoscere quel personaggio, con la battuta pronta e la cruda onestà che teneva banco in ogni situazione. How much do you know about Angola, the guy that you would be playing there? I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. Un leader è leader ovunque, anche se a modo suo, e in una Phoenix conservatrice il suo modo non può cambiare. Non sarebbe Sir Charles altrimenti. Fa capire subito ai suoi compagni di squadra che avrebbero avuto un obiettivo in comune e nasce la squadra del destino. Destino che, come sappiamo, non porterà mai al titolo, ma renderà immortale un team e una maglia. Per far capire che cos'è stato Charles con questa maglia, potrei raccontare della stagione 1993, dove è stato nominato MVP della regular season. Dopo una battaglia epica contro David Robinson, segna il tiro della vittoria a San Antonio. Oppure i 44 punti e i 24 rimbalzi contro Seattle. O, ovviamente, le finali contro i Bulls, che erano andati in vantaggio per 2-0 a Phoenix e che Charles era quasi riuscito a ribaltare, riportando la serie a casa, avendo purtroppo di fronte il più forte di tutti i tempi. Ma c'è un momento su tutti che mostra la sua voglia di vincere e l'attaccamento alla maglia. L'anno successivo, dove i Suns rincorrono ancora il sogno dell'anello, ma Barkley inizia a sentire quei problemi fisici che gli faranno finire la carriera in anticipo. E nel primo turno dei playoff incontrano i Warriors di Mullin e del Rookie of the Year Chris Webber.
Sono sopra 2-0 e siamo nel periodo in cui il primo turno dei playoff si gioca al meglio delle 3 partite. Charles prima del match non sta bene, al punto da pensare al ritiro. Ho l'impressione che questo possa essere il mio ultimo anno, è stata una stagione durissima per via degli infortuni e di tutto il resto. Considero questa partita la mia ultima chance. Già, fa i primi 2 punti, passa davanti alla panchina di Don Nelson e gli consiglia di raddoppiare su di lui. Nelson non lo farà e a fine gara dirà: nessuno pensava che mettesse tutti i tiri. Ha giocato una delle partite più incredibili che abbia mai visto, da giocatore e da coach. E Don Nelson ne ha viste tante di partite. Tira fuori una prestazione da 56 punti, 23 su 31 dal campo. È la terza miglior prestazione nei playoff nella storia NBA, dietro solo a Jordan e Elgin Baylor. Ci ha presi in giro, come sempre, dicendo la verità. Barkley for three! Unbelievable! Charles Barkley! He's not human! Finita l'epoca coi Suns va a Houston, la sua ultima occasione. Ma quel tipo di destino tanto acclamato da lui stesso non arriverà mai. Promise I'll never swear again. I'll never get another technical. I'll never trash talk. La squadra è forte, ma ha raggiunto l'apice prima dell'arrivo di Charles. Questo è il suo destino. Chi è stato si sintetizza nella sua ultima partita. Era da 4 mesi fuori per l'ennesimo infortunio, l'ultimo. La decisione di ritirarsi era già stata presa, ma ha voluto recuperare per salutare sul campo, senza voler dare la colpa alla malasorte o a fattori esterni, come ha sempre fatto. Entra in campo, prende il suo rimbalzo offensivo, ne mette 2 e prende fallo. Termina la carriera di uno dei 50 migliori di sempre, con il sorriso di uno che, nonostante non abbia mai vinto il titolo, ce l'ha fatta. Personaggio sempre, attore mai. Giocatore immarcabile. Intrattenitore. Puro allo stato puro. Onesto, divertente e divertito. Look at him, how can you not love him? Gli aggettivi si sprecano come i suoi soprannomi, ma quello in cima alla lista di un signore con la maglia viola, con un sole fatto a palla da basket davanti e il 34 dietro, è Sir Charles.